Ciao, siamo Paolo e Max, benvenuti nel nostro mondo di avventure. So, the Norwegian killer whales are mainly fish eaters. So they eat mostly fish, like herring. Questa mattina abbiamo fatto di nuovo una separazione, Max non viene con me a fare il whale watching, esattamente come è successo in Ecuador, e adesso abbiamo fatto un briefing. Ci hanno spiegato bene le differenze tra le varie cose che possiamo vedere in acqua e ora ci prepariamo per andare sul gommone. Ok, piano piano stiamo andando a prendere il gommone. C'è un caldo pazzesco con questa roba addosso, ma sono sicura che sarà utile quando saremo a bordo col vento che ci batte addosso in mezzo al mare. Non so se si sente, ma parlavo con la guida che è una giornata speciale perché c'è il sole, il mare è quasi piatto e c'è pochissimo vento, che per il momento siamo fortunati, speriamo che sia lo stesso per gli avvistamenti. Abbiamo già visto alcuni gruppi di orche, un po' distanti, non molto vicine. È difficilissimo riuscire a fare dei video perché comunque anche se il mare è piatto e anche se loro si fermano comunque si balla parecchio. Okay. Ne abbiamo viste tantissime, ma decine, ci sono tantissimi gruppi sparsi in mezzo al fiordo e sono veramente incredibili, ovunque guardi vedi qualche spruzzo perché sono ovunque. Zona e dove ci siamo spostati adesso in pratica c'è una megattera che si è messa a cacciare in mezzo alle orche, quindi veramente era una roba pazzesca da vedere, usciva la megattera, uscivano le orche, gabbiani, cioè veramente un movimento incredibile. Cioè, sembrava di essere al ristorante e loro che mangiavano.
arrivato in cima a questo meraviglioso punto panoramico speravo di fare 2 belle dronate, ma il drone si è fulminato, non mette più a fuoco. Ho provato, niente. Vabbè, me lo godo con gli occhi. Questa breve camminata sopra Chervoy porta a un punto, a punti panoramici spettacolari, veramente. Si ha una vista a 360 gradi sui fiordi, sulle montagne, e avrei voluto fare delle dronate per farvi vedere tutto quanto, per comunque avere un ricordo, ma il drone si è rotto. Nel senso che non mette più a fuoco, non c'è verso neanche in manuale. Probabilmente la caduta che è capitata in Finlandia, che riportava questo errore della telecamera, ad essere arrivata al dunque. Poco male, è un peccato però. Uscita fantastica. Spero di essere riuscita a riprendere qualche scena come si deve, perché effettivamente abbiamo visto delle scene eccezionali. Allora, è stata un'escursione fantastica, veramente una cosa super emozionante vedere soprattutto la parte, il momento in cui la megattera è corsa verso le orche, perché ha capito che siccome c'erano tante orche voleva dire che c'era tanto da mangiare, e quindi è andata di corsa verso di loro e ha iniziato ad approfittare della situazione. Ma veramente una cosa emozionante da morire, oltretutto a motori spenti, tutti in silenzio, si sentiva solo i soffi delle orche e della megattera, ma una roba pazzesca, veramente emozionante, bellissimo. E non riesco a parlare bene perché ho le labbra congelate dal freddo. Comunque veramente esperienza positiva, bellissima. Allora, oggi ho deciso di tornare a fare il mio giro di whale watching, e Max naturalmente non viene perché ieri mi ha detto che solo guardando i video che ho fatto io gli veniva la nausea e quindi sono pronta ad avere una nuova esperienza che, vabbè, lo so già che non sarà bello come ieri, perché la seconda non è mai come la prima, perché non succede mai che le cose numero 2 siano migliori, ma vabbè, ci spero. La giornata è ottima anche oggi, non c'è freddo, non c'è vento, speriamo si mantenga così e vai, siamo carichi. Sto rifacendo il sentiero di ieri, è una bella giornata, quindi ho sfruttato l'occasione e per fortuna il drone si è ripreso. Non so cosa avesse ieri, non ho proprio assolutamente idea. La cosa bella è che questa mattina ho visto 4 o 5 pernici, 4 di sicuro, ma credo ce ne fosse una in più, 5 pernici bianche. E niente, molto belle, fanno un verso particolare, non l'avevo mai sentito e non avevano particolarmente paura. Insomma, non dico che fossero confidenti, però erano lì
guardavano cosa facevo mentre passavo nel bosco, poi volavano, si posavano da una parte all'altra. Sono molto contento, non avevo mai viste tra l'altro, perciò top. La cosa bella di questo sentiero che porta sulla sommità del monte dietro la cittadina è che è un agglomerato di una miriade di sentieri che portano ad ambienti diversi. Ci sono le lagune ghiacciate, c'è il bosco, c'è il monte dove hai una vista panoramica pazzesca. Insomma, sono molto belli. Poi bisogna stare attenti che però è tutto ghiacciato, e finché c'è un po' d'erba, un po' di muschio, un po' di licheni, si cammina bene. Se appena finisce quello e ci sono le pietre, si rischia di fare veramente dei ribaltoni. Ho deciso di non andare di nuovo in cima al monte. Ci sono un sacco di sentieri belli e poi preferisco andare lungo la costa, se possibile, per cercare di vedere e fotografare orche e balene. Insomma, vediamo un pochettino. Comunque per ora proseguo su strade alternative. Ma è una roba incredibile. Cioè, siamo circondati da orche e balene, megattere per l'esattezza.
Cos'altro si può dire se non è una meraviglia? Bellissimo, un qualcosa di proprio stupendo, non ci sono parole. A vederli così, questi resti sembrano dei bunker, probabilmente legati alla seconda guerra mondiale. Ho fatto una deviazione che mi ha portato proprio in fondo sull'isola, sulla punta. Camminata finita, bel giro, veramente bel giro. Ieri 7,5 km, oggi 9,5 km e bei posti, veramente bei posti, facili. Ieri circa 350 metri, oggi 500 metri di dislivello totale, perciò alla portata più o meno di tutti, basta che uno sia un po' abituato a camminare. Bisogna solo stare un po' attenti in questa stagione al ghiaccio, ma nulla di trascendentale, i sentieri sono veramente semplici. Perciò consiglio, giri nel monte sopra Cervoy, approvato. È tempo di tornare indietro. Oggi è stata una giornata ancora più pazzesca di quella di ieri. Più freddo, oggi veramente freddo alle mani e ai piedi, ma bellissimo. Allora abbiamo visto almeno 8 megattere, una balenottera comune e tantissime orche intorno, ma ci giravano in giro intorno al gomone, una cosa incredibile. È stato veramente pazzesco qua, cioè non immaginavo di poter vedere così tanti cetacei tutti insieme. E comunque le guide ci hanno detto che è una cosa molto insolita, che non è facile vedere così tanti animali intorno al gomone come è successo oggi. Benissimo, quindi molto contenta di aver fatto di nuovo il giro. Siamo arrivati e io sono completamente zuppa, mani, piedi e anche i pantaloni, diciamo, dove stavo seduta. Secondo me comunque queste tute qua sì sono impermeabili, ma abbiamo preso talmente tanta acqua che tutta quella che si è depositata sul sedile ce l'ho praticamente nei pantaloni, e quindi adesso vado a lasciare la tuta e poi vado in camper a cambiarmi immediatamente, perché viste le temperature stare coi piedi zuppi, le mani e i pantaloni tutto zuppo, insomma non è il massimo. Però in ogni caso devo dire che la giornata top, numero 1 per quello che abbiamo visto. Oggi abbiamo deciso di rifare uno dei sentieri che ha fatto nei giorni scorsi Max, e quando arriveremo lungo la costa speriamo di riuscire ad avvistare qualche balena o orca per poter fare qualche ripresa col drone. Tra l'altro oggi danno pioggia, quindi speriamo di riuscire a goderci più ore possibili della giornata senza acqua. Vi faccio alcune considerazioni circa le uscite in barca di ieri e dell'altro ieri. Innanzitutto devo dirvi che sono state 2 giornate splendide, quindi se vi capitasse di venire da queste parti assolutamente non perdetevi queste uscite. Il periodo per vedere tante orche e balene, il periodo migliore, va da fine ottobre fino a metà gennaio, che è il momento in cui le aringhe migrano in queste zone e quindi i cetacei si muovono di conseguenza, perché
sono la loro sussistenza, il loro cibo. Allora, le aringhe fino a 5 anni fa migravano nella zona di Andenes, ma adesso si sono spostate un pochino più a nord, cioè qui a Chervoy, perché probabilmente questo è dovuto all'innalzamento delle temperature dell'acqua del mare, e quindi loro, per arrivare ad avere la temperatura giusta per la migrazione, si devono spostare un po' più a nord, dove l'acqua è un po' più fredda. Comunque, diciamo che in assoluto per me è stata una delle esperienze più belle a cui ho assistito, perché eravamo completamente circondati da cetacei che erano intorno al gommone. Spero che le immagini che vedrete diano giustizia a queste giornate, e niente, non ho altro da dire se non godetevi i video e venite a vedere questa cosa. Non so se riuscite a vederlo con la GoPro, a parte che il panorama è già fantastico di suo, ma c'è un arcobaleno che è veramente top, da 10 lode, stupendo. Giusto perché non abbiamo portato la macchina fotografica. Ma sì, doveva essere una passeggiata con lo scopo di vedere, come si chiama, orche e balene col drone, ecco, no, i paesaggi non erano contemplati. Come previsto è arrivata la pioggia. Vabbè, piano piano ci avviamo verso il ritorno, verso il camper. Somewhere far away from home, all we need is just ourselves and nothing else. Feel the sand between our toes, hear the oceans ebb and flow. The summer air fills our lungs and keeps us young. So we'll write our names in the sand right where we lay, our bodies down to rest, and we'll fall asleep where the land and ocean meet, our place in the wilderness. The fire burns through the night, keeps us warm till morning light. We'll watch the sun fill the sky and lose all sense of time. So we'll write our names in the sand right where we lay, our bodies down to rest.